Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Il progetto di oggi è la basket bag, stavolta con il cordino Inda ed Inda Fur. Vediamo adesso nel dettaglio tutto l'occorrente per poterla realizzare. Vi mostro adesso il kit che ci servirà per realizzare la basket bag Fur. Il kit è composto da una rocca di Inda, una rocca di Inda Fur e una coppia di manici da 15 cm di diametro, quindi manici in bambù. Il kit lo trovate su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, e da oggi 28 febbraio 2024 fino al 3 marzo 2024 sarà scontato del 30%, quindi mi raccomando affrettatevi. Avete la possibilità anche di personalizzarlo. Io ho scelto il viola, ma voi potete scegliere la tinta che più vi piace. Quindi mi raccomando. E nel frattempo date un'occhiata sul sito di gomitoli.com, che ripeto è sempre dell'azienda Borgo dei Pazzi, perché lì troverete tantissime offerte. L'uncinetto per poter realizzare questa borsa è il 4,5. Ovviamente voi potete utilizzare anche il numero 5, comunque sempre un uncinetto che fa per voi. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Per realizzare la nostra basket bag iniziamo quindi dal manico e quindi dobbiamo creare due pannelli identici. Come vedete li dobbiamo lavorare insieme. Vi volevo far notare che questo effetto pelliccioso comunque è molto fresco, se possiamo dire, quindi questo tipo di realizzazione va benissimo anche per il periodo estivo. Vedete, è veramente eccezionale. Quindi io li metto insieme in questo modo e poi cosa faccio? Inizio ad avvolgere, quindi creando 35 punti. Io inizio con un cappietto intanto. Dobbiamo avvolgere nel nostro manico 35 maglie, quindi questo sarà il nostro primo giro. Partiamo da un punto qualunque, quindi in questo modo io mi aggancio in questo modo, estraggo il filo, quindi prendo e chiudo e ho creato la mia prima maglia. Vado avanti sempre nello stesso modo, così. Proprio devo avvolgere il punto al nostro manico in questa maniera. Ne realizziamo in totale 35 e quindi andiamo a completare questo primo giro e ci rivediamo per vedere come iniziare la lavorazione. Realizzati tutti i 35 punti, adesso dobbiamo procedere creando punti alti, quindi la lavorazione da adesso in poi fino a un certo punto sarà con punti alti. Quindi cosa facciamo? A fine giro facciamo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto, voltiamo il lavoro e adesso cosa facciamo? Dobbiamo creare degli aumenti per portare quindi a 40 maglie il nostro lavoro, per cui io adesso ogni 5 maglie andrò a creare un aumento. Quindi la prima maglia è stata effettuata, faccio il secondo punto alto, 3, quattro, e 5. Sul prossimo punto, nella stessa maglia, vado a creare 2 maglie alte e questo è il primo aumento. Procedo nelle prossime 5 e creo 5 punti alti, uno in ogni maglia sottostante. E questo è il procedimento del secondo giro, perché dobbiamo appunto creare degli aumenti. Quindi completiamo questa riga e ci dobbiamo ritrovare con 40 maglie alte. Quindi ci rivediamo alla fine del giro e vi faccio vedere come iniziare quello successivo. Completato quindi tutto il giro, abbiamo 40 maglie alte. Adesso nel prossimo giro non facciamo aumenti e realizziamo 40 punti alti. Il primo viene sostituito sempre da 3 catenelle a inizio giro, voltiamo il lavoro e si prosegue quindi senza aumenti, perché adesso alterneremo giri con aumenti a giri senza.
Quindi questo molto facile. E comunque tutto il progetto non è per niente difficile, quindi anche chi ha le prime armi può cimentarsi. Quindi realizziamo pure questo giro e poi vediamo il prossimo, come creare gli aumenti. Anche questo giro è completo, quindi ci ritroviamo con 40 maglie alte. Adesso dobbiamo fare un altro giro con degli aumenti, quindi intanto facciamo 3 catenelle, che quindi sarà il nostro primo punto alto del giro successivo. Adesso dobbiamo creare 5 aumenti per portare la lavorazione a 45 maglie. Io le farò ogni 7 punti, non è importante che sia preciso, l'importante è che siano sparsi e che il totale alla fine del giro siano 45. Quindi nel mio caso io li farò ogni 7, quindi questa è la seconda, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. In quello successivo inizio con col primo aumento. L'importante è che siano in totale 5 per portare, come vi avevo già detto, la lavorazione quindi a 45, quindi devono essere in totale 45 maglie alte. Quindi le facciamo sparse, arriviamo a 45 maglie e facciamo anche il giro di ritorno senza aumenti, sempre di 45 maglie alte. Ci rivediamo per vedere nel prossimo giro come creare l'altro aumento. Completato il giro di ritorno con 45 maglie, quindi abbiamo fatto quello di andata dove abbiamo aumentato in modo sparso 5 maglie e il giro di ritorno senza aumenti. Adesso dobbiamo fare un altro giro, faccio sempre le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro successivo. Adesso da 45 ci dobbiamo portare a 50 con lo stesso sistema, fare in modo sparso 5 aumenti. Quindi cosa facciamo? Io inizio e vado a creare il primo aumento dopo circa 8 punti. Ripeto, non è importante, l'importante è il totale che alla fine deve essere di 50. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne faccio altre 2, ne faccio 8 ed inizio col primo aumento, quindi con lo stesso sistema di prima. Quindi nello stesso punto per fare l'aumento vado a creare 2 maglie alte e proseguo. Nel momento in cui ne ho fatte 50 faccio anche il giro di ritorno e ci rivediamo per fare l'ultimo giro di aumenti da 5 maglie. Sono arrivata quindi adesso a 50 maglie, ho fatto anche il giro di ritorno senza aumenti, adesso facciamo un ultimo giro dove andremo a creare 5 aumenti perché poi nei prossimi giri ne faremo di meno. Quindi al solito 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, scusate, del giro successivo e adesso ogni sempre 8-9 maglie andrò a creare l'aumento. Non è precisissimo, nel senso che basta dividerli in questo modo. Quindi io già ne ho fatte 5, 6, 7 e 8. Sul nono punto nuovamente vado a creare l'aumento. Posso anche qui dopo 7 punti, più avanti dopo 8, insomma in sostanza basta distribuirli come abbiamo fatto negli altri giri, quindi completiamo anche questo giro, devono essere 55, facciamo pure il giro di ritorno e ci vediamo per vedere il giro successivo.
Completato anche l'ultimo giro, quindi di ritorno con 55 maglie alte, adesso faremo altri aumenti ma in maniera diversa. Intanto nella parte iniziale, vedete qui ho messo anche un marcapunti, non possiamo continuare a fare maglie alte perché altrimenti la borsa diventerebbe eccessivamente larga. Quindi ho staccato 12 punti da questa parte e anche da questa parte perché saranno dei punti bassi. Quindi andiamo per gradi. Faccio una catenella che sostituisce il primo punto basso del giro successivo e mi vado a creare 12 maglie basse. Quindi andiamo fino al marcapunti, in maniera tale che la borsa, anziché crescere in larghezza, adesso crescerà nella parte più in basso, quindi più in profondità. Io quindi mi sono staccata col marcapunti le mie 12 maglie basse. Adesso, quindi questo è il 13° punto, togliamo il marcapunti e qui ricominciamo con le maglie alte, ma in questo primo punto andremo a creare il nostro primo aumento, perché in totale saranno 3. Quindi intanto facciamo il primo, quindi una maglia alta, cioè 2 maglie alte nello stesso punto. Poi vedete qui c'è l'altro marcapunti. Cosa ho fatto? Un aumento qui, un aumento al centro e il prossimo aumento dove c'è quest'altro marcapunti e poi i restanti punti saranno punti bassi. Quindi ci portiamo a metà lavoro, sono 29 maglie, quindi intorno al 14-15° punto si va a creare l'aumento, quindi 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Quindi arriviamo a metà e lo facciamo, ci rivediamo a questo punto per vedere come proseguire da questa parte. Siamo arrivati all'altro marcapunti, quindi cosa facciamo? Lo togliamo, facciamo l'ultimo aumento, sempre con maglie alte, quindi nello stesso punto facciamo 2 maglie alte e adesso quindi da questo momento in poi realizziamo 12 maglie basse in questo modo e completiamo il giro. Quindi ci rivediamo alla fine del giro per vedere come creare il giro successivo. Completato il giro, io ho rimesso i marcapunti perché sempre devo creare a inizio e a fine giro 12 maglie basse perché altrimenti il lavoro si allarga troppo. Questo giro di ritorno ci ritroveremo in totale con 58 maglie, con 58 punti, perché abbiamo creato solo 3 aumenti e in questo giro non dobbiamo fare aumenti ma fare tutte le maglie così come sono, ricordandoci le 12 all'inizio e le 12 alla fine che sono punti bassi, mentre al centro quelle che ci ritroviamo dobbiamo crearle a punto alto. Quindi catenella, voltiamo il lavoro e ci andiamo a creare i nostri punti bassi fino al marcapunti e dal marcapunti in poi invece saranno maglie alte e il totale deve essere 58. Quindi completiamo anche questo giro e vediamo quello successivo. Ho completato quindi il giro di 58 punti senza aumenti. Io ho già iniziato un altro giro dove faremo l'ultima volta degli aumenti, quindi da 58 maglie passeremo a 61. Ho fatto quindi le 12 maglie a punto basso. Adesso dove c'è il marcapunti andremo a creare il nostro primo aumento, perché anche qui ne faremo 3. Quindi cosa facciamo? Ci sistemiamo i fili e dove c'era il marcapunti facciamo il primo aumento, ovvero 2 maglie alte nello stesso punto. Si procede in tutti i punti successivi sempre con maglie alte e più o meno arrivata al centro
facciamo l'altro aumento. Più o meno da questa parte facciamo l'altro aumento, quindi nello stesso punto 2 maglie alte. Dove c'è il marcapunti facciamo l'ultimo aumento e 12 maglie basse. Il giro successivo faremo nuovamente tutte le maglie disponibili senza fare aumenti, ricordandoci sempre delle 12 iniziali e finali a punto basso. Ci rivediamo per fare insieme poi l'ultimo giro. Completato anche l'ultimo giro senza aumenti, quindi siamo sempre con 61 maglie finali. Adesso l'ultimo giro andremo a creare dei semplici punti bassi su tutte le maglie disponibili, quindi non più aumenti né punti alti, ma diciamo un giro di contorno. Quindi voltiamo il lavoro e ricominciamo quindi con l'ultimo giro e andiamo a creare quindi queste ultime 61 maglie basse in questo modo. Quindi completiamo anche questo giro, facciamo anche l'altro pannello e poi vediamo come cucirli insieme. Completati entrambi i pannelli, vedete, io cosa ho fatto? Li ho uniti, così sono pronta per la cucitura. Io inizierò a cucire da questa parte a metà, così la borsa non viene troppo aperta, e andrò a fare tutto il perimetro di cucitura fino da questa parte. E adesso vi mostro come fare. Io mi sono già agganciata qui con un nodino e da questo punto, che esattamente è la metà di questo lato, io cosa faccio? Sbuco da questa parte, quindi attacco e mi vado a creare delle cuciture in questo modo. E considerate che poi quando finiamo la cucitura io vado a girare la borsa al contrario. Quindi faccio avanti e indietro in questo modo. Quindi semplicissimo veramente. Tiriamo per bene, il filo deve essere abbastanza lungo per tutto il perimetro e agganciamo entrambi i lati, quindi ci assicuriamo di prendere entrambi i lati. Io sto cucendo solamente con Inda, in questo modo. Tiriamo per bene e procediamo. Facciamo la stessa cosa, vedete, da questa parte. Da questa parte invece abbiamo le asoline e prendiamo soltanto le asoline esterne, queste che vediamo in questa maniera. Quindi arrivato qui procediamo con queste asoline, quelle esterne, e qui esattamente come vi ho mostrato fino a questo punto. Quindi completiamo la cucitura e ci rivediamo a borsa completata. Ed ecco la basket bag completa, direi che è venuta veramente meravigliosa. Poi nel momento in cui ho creato le cuciture l'ho rivoltata al contrario ed eccola qui. Quindi l'apertura non è né troppo piccola né troppo grande, le misure ottenute nella parte più larga misurano 48 e da questa parte in giù è 13 cm, quindi direi una borsa né troppo grande ma neanche troppo piccola. Vi ricordo che il kit lo trovate su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, lo potete acquistare con questo codice e da oggi 28 febbraio fino al 3 marzo 2024 sarà in sconto col 30% e potete anche personalizzarlo con un altro colore, tanto ce ne sono tantissimi a disposizione. Non dimenticate di dare un'occhiata perché sul sito gomitoli.com ci sono tantissime offerte. Per quanto riguarda il tutorial, se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, ve lo dico sempre, scrivetemi, quindi mandatemi un messaggio e se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale, attivando la campanella, lo sapete, vi arriveranno le notifiche ogni qualvolta andrò a pubblicare un nuovo progetto, quindi ci vediamo alla mia prossima creazione.